Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che è la seconda parte di un video che ho fatto, ve lo lascio qui. Nel video precedente ero partito da Birgi ed ero arrivato a Kadiovagic. In questo nuovo video di oggi vado da Kadiovagic, seguo questa strada e arrivo a Yildir sul mare. Come al solito, vi ricordo che nella descrizione trovate il mio sito con le trascrizioni di tutti gli episodi. Spero che vi piacerà e vi auguro buona visione. Prossima Il est plus fermata. difficile What de... are you doing? Wow. Guardate ragazzi, sono passato in un posto dove servono il caffè, una specie di area di sosta in mezzo al nulla. C'è anche il camino che va, probabilmente stanno cucinando qualcosa. Qui si possono lavare le cose, adesso chiedo. E qua c'è l'ombra e mi siederò probabilmente a bere. Sembra una specie di area dove i bambini vengono in vacanza. E qua c'è un bellissimo campo di olivi. Teşekkür ederim. Ragazzi, i turchi, anche se fa caldo, bevono sempre il tè. E il bicchiere è fatto apposta per non scottarsi le dita, vedete? Si prende il bicchiere da dove si beve, così non ci si scotta le dita. Sono appena andato via da questo piccolo posto. Il proprietario ha un campo di ulivi e serve da bere a chi passa. E mi sembra come nelle storie tipo del Medioevo, in cui l'Europa non era molto abitata e tra una città e l'altra c'erano molti chilometri senza case, senza villaggi. Qua è la stessa cosa. Lungo questa strada non c'è una casa tranne questa piccola abitazione del signore che fa il contadino, ma non ha molto lavoro e quindi serve da bere ai viaggiatori. E per loro era molto strano che uno straniero passasse di lì a piedi. Uno straniero che in più parlasse un pochino di turco e quindi sono stati molto colpiti e contenti di vedermi. Abbiamo un po' parlato dell'inflazione e loro non ci credevano quando gli ho detto che in 20 anni in Italia i prezzi non sono cambiati tantissimo, almeno per la maggior parte delle cose. Per esempio una pizza costava 5-6 euro, dove abito io, adesso costa 8-9 euro. Quindi l'aumento è stato del 30%, ma in Turchia l'aumento è stato tipo del 500%, delle cifre folli che per un italiano non hanno senso e anche per un turco non ha senso che in Italia i prezzi non sono cambiati di tantissimo negli ultimi 20 anni. Sono molto interessanti queste conversazioni per capire un po' la cultura di un luogo, perché la cultura non è fatta solo dalle abitudini, dalla musica o da queste cose qui, ma è fatta anche dai prezzi, dal modo che si ha di pensare il denaro. Ed è molto interessante avere l'opportunità di parlare con queste persone che sono molto contente di condividere con te la loro vita. Un'altra cosa di cui abbiamo parlato è stata
la conoscenza delle lingue, perché loro erano molto stupiti che io parlassi un po' di turco. E allo stesso tempo il proprietario di questo posto mi ha detto le poche parole di inglese che conosceva. E devo ammettere, ragazzi, che sapeva tutte le parole che c'entravano con il suo lavoro, quello di barista, diciamo così. Quindi sapeva come si dice tè, come si dice piatto, come si dice cucchiaio. Quindi, che dire, tanto di cappello, cioè tanto rispetto per questa persona. La strada sta di nuovo andando in discesa e mi sembra proprio come una di quelle strade che attraversano gli Appennini o le Alpi in Italia, che sono pieni di sali e scendi, sali e scendi. E quindi è molto faticoso camminare in queste strade, perché devi continuamente passare dalla salita alla discesa. È molto triste vedere le lattine gettate dai finestrini ai lati della strada, oppure i bottiglioni d'acqua, i pacchetti di sigarette o le lattine di birra gentilmente messe in un sacchetto, ma comunque tirate dal finestrino. Queste cose si vedono anche in Italia, sfortunatamente. E nel vostro paese è comune? Se voi incontraste per la strada una macchina e vedeste che queste persone tirano della sporcizia dal finestrino, voi cosa fareste? Le fermereste per chiedere ma cosa cavolo state facendo e magari fargli riprendere le cose che hanno buttato? Oppure continuereste per la vostra strada senza interessarvene? La mia padrona di casa mi ha raccontato che una volta in una di queste strade molto molto isolate aveva visto tirare una borsina di plastica da una macchina e aveva deciso di accelerare per andare da questa macchina e chiedere spiegazioni. Ma uno degli autisti aveva messo la mano su un fucile, minacciandola, perché non erano affari suoi, diceva questo autista. Quindi non è molto sicuro fare queste cose. Guardate ragazzi, questa è una banconota da 200 euro, penso finta, anzi quasi sicuramente finta. Ragazzi, Iliad ha fatto un errore adesso e mi ha mandato un messaggio molto strano. Ve lo leggo e poi ve lo faccio vedere. Ciao e benvenuto in Grecia. Nonostante il paesaggio ricordi quello greco, qui non siamo in Grecia, ma siamo ancora in Turchia. Probabilmente, visto che al di là di quelle colline ci sono alcune isole greche, Iliad ha fatto un errore con le antenne, o probabilmente qui le antenne greche hanno segnale e quelle turche non ce l'hanno. Non so esattamente quale sia la ragione. Finalmente sono arrivato sul mare. La strada è stata più lunga di quanto pensassi, perché mi sono fermato un po' a chiacchierare con le persone, un po' nel museo dei Turkmen e un po' perché ho dovuto fare i video. Qui c'è una specie di barca pullman abbandonata, molto strana, non ho mai visto una cosa del genere. Guardate lo stile delle case di questo paesino, che ricorda molto quelle greche, perché infatti questa zona è stata greca per un sacco di tempo. Solo un centinaio di anni fa, un po' di più direi,
è stata lasciata del tutto dai greci. Devo ammettere che, anche se non mi piace così tanto il mare, perché preferisco la montagna, vedere questa vista è un piacere per gli occhi e per lo spirito. L'odore proprio che ti entra nelle narici. Adesso devo assolutamente trovare qualcosa da bere, perché sto morendo di sete. Ecco, ho trovato già il mio obiettivo. Ho appena chiesto al proprietario di questo chioschetto se posso fare un video e lui era molto contento. Sta preparando il pane con il pesce, che è abbastanza comune da queste parti. In Italia non mi ricordo di aver visto questi panini con il pesce. Forse mi sbaglio, ma non è molto comune. Visto che vi dicevo che i turchi vanno matti per il tè, guardate questo fornelletto dove la signora ha appena messo la legna e l'acqua viene bollita e intanto riscalda questa teiera. Mi ricorda un po' il samovar, che è più tipico in Russia. Questo è un po' diverso, ma comunque me lo ricorda. Visto che uno dei clienti è un fotografo, il proprietario gli ha chiesto di fare una foto a tutto il posto, forse per i social network. Thank you. You're welcome. Gracias. Prego. From which country are you? Italian? You're Italian. Evet. Tu sei italiano? Sì, Di dove? del nord. Sono un insegnante di italiano. Che Com- buono. Dove? In Turchia? Online. E tu perché parli italiano? Perché ho studiato a Milano e Ah, poi ho lavorato a Brescia. Brescia, benim şehrim. Ne güzel. Bello. Probabilmente il video termina qui. Come al solito vi ricordo che nella descrizione trovate un link al mio sito con la trascrizione del video e non mi resta che dirvi ci vediamo alla prossima. Ciao! Un saluto da Ildr.